Naviganti dell'hobby, bentornati, siamo pronti a ripartire col tavolo di HeroQuest Café. Sto facendo le mura, quindi abbiamo una quantità industriale di queste cose che, se vi ricordate, nella puntata precedente abbiamo dry brushato, quindi oggi ci dedicheremo al legno, al metallo e ai vari effetti, tra cui il moss, che è il muschio, e altre cose che vedremo. Dopo la sigla. Bene ragazzoli, direi che questa è l'occasione giusta per vedere come si è conservata dalla puntata, se vi ricordate, della recensione, la nostra wet palette, e direi che è perfetta. Non puzza, bianca perfetta, capolavoro, venuta veramente bene. La cosa che però ci serve soprattutto oggi è, diciamo, questa parte qui bianca con gli speed paint, perché vorrei appunto utilizzare contrast speed paint per poter decorare il nostro, diciamo, le nostre cornici e quant'altro, quindi ci sono un po' di cosine da fare. Direi che possiamo cominciare per esempio con una porta, e con questa porta andremo sicuramente a fare la base, e quindi lo faremo anche a tutte le altre, con vari tipi di contrast e speed paint di vario colore, ovviamente, in modo tale che abbiamo un po' di legni diversi. Quindi ora raccolgo i vari contrast e poi vediamo cosa fare. Allora ragazzi, qui abbiamo la nostra prima porta, la teniamo leggermente aperta, tanto poi va dipinta anche dietro, anzi direi completamente aperta, andrebbe benissimo. E cominciamo con il Wirewood, che è, diciamo, il marrone più scuro in assoluto. Lo diamo a tutta quanta la porta, in quanto ci serve una base anche per il metallo, e niente di meglio nel caso del metallo arrugginito di un marrone come questo. Quindi è perfetto per andare a fare, diciamo, tutta la nostra porta. Cercate di non sporcare il resto, perché ovviamente qui stiamo andando ormai a fare le definizioni, e quindi andate a mettere il vostro contrast in tutti quanti i recessi. Soprattutto fate in modo che entri dentro, deve diventare un bel legno, un bel marrone. Già così avete una sfumatura, perché giustamente la porta, come vedete, è già, diciamo, texturizzata, no? Perché abbiamo fatto praticamente prima una base nera e poi sopra un dry brush fino ad arrivare quasi al bianco, apposta per avere questo, diciamo, contrasto per l'appunto. Prendo ancora un po' di Wilmood e vado avanti nella parte dietro, eccola qui. E questa, diciamo, che è la prima. Ovviamente oggi cerco di farvi vedere tutte delle decorazioni rapide, nel senso che facciamo i tre colori delle tre porte, poi aspettiamo che si asciughino e facciamo qualcos'altro, e ovviamente poi vedremo come arrivare subito alla fine della decorazione di ogni pezzo di quelli che devo decorare, e poi ovviamente voi andate avanti sereni per conto vostro. Allora, qui stipite uguale, perché siamo appunto a simulare la ruggine dopo, e quindi il marrone va benissimo. Ci metteremo dopo sopra vari metalli, anche di quelli nuovi dell'Army Painter, così li proviamo, soprattutto il Rogue, che non vedo l'ora di provare. Ed eccolo qui. Quindi questa è la prima porta. Come vedete, diciamo, fa già il suo effetto. Ovviamente minimo ci vorrà un dry brush per darle un po' di realismo, perché il dry brush in questo caso sugli scenari riesce a dare parecchio realismo, perché la impolvera, no? E poi magari metteremo appunto anche polveri, pigmenti, cose del genere. Quindi adesso questa la lasciamo qui da parte e andiamo avanti con un'altra porta, e andiamo avanti con un altro contrast, in questo caso, che è il Dune, e quindi, se lo volete proprio fare uguale, è l'Aggaros Dune, che è invece un marrone molto più chiaro, quindi simula proprio un marrone che ha delle connotazioni gialle, come vedete. Va benissimo passare sopra il metallo. Passatelo, insomma, generosi, non occorre che usate il medium per questa parte, diciamo, della decorazione, perché ci serve proprio una colorazione piuttosto forte, e quindi andiamo avanti anche qui a stendere. Potete anche fare più passaggi in modo tale che ci sia più, diciamo, campitura di colore e, come vedete, più soprattutto forza e di contrasto, no? E adesso vado a prendere anche qui lo stipite. Ok,
voilà. E adesso facciamo l'altro lato, me lo sono aperto direttamente col pennello. Scusatemi, oggi ho un po' la gola che dà fastidio. Allora, ecco qua. Questo colore qua rispetto all'altro, vedete, è un legno molto chiaro, quindi qui ci vorrà un dry brush veramente chiaro e direi che potremo utilizzare molti effetti per, diciamo, rendere più realistica la porta, mentre quella più scura, già con un dry brush piuttosto chiaro, diciamo 2 passaggi, uno medio, uno chiaro, abbiamo già, diciamo, tirato fuori un legno più che egregio. Questa qui probabilmente avrà bisogno di un po' di sciccherie e di lavorazioni particolari, però ovviamente, specie in telecamera, scommetto che in questo momento vedete quasi più contrastata quella, però è carino perché sono 2 legni, diciamo, diversi, e quindi come se avessero usato legni per fare le porte diversi. Andiamo alla terza porta che voglio decorare con lo Snake Bite Leather. Snake Bite Leather è un colore che è sempre stato molto utilizzato da GV, anche normale, però diciamo che è una via di mezzo, e vedete che ha sempre una connotazione un po' giallognola, però fra i 3 forse è quello che nell'immediato fa il più, diciamo, più contrasto e più effetto, no? Poi ovviamente anche qui dipende molto dai gusti. Io per esempio fra tutti forse preferisco il Wildwood, che è il più scuro, perché effettivamente mi dà più l'idea, diciamo, del legno, e preferisco poi il dry brush in questo caso, perché in tutte quante quelle che sono, diciamo, quelli che sono gli scenari, quando voi andate a saturare il bianco avete un effetto molto realistico, quindi in realtà diciamo che in questo momento il mio preferito resta diciamo il marrone scuro, però guardate, questo fa veramente un bel effetto. Ovviamente la porta ve la potete spostare come volete, quindi se io la giro un pochino così riesco a fare questi pezzi qua, poi dall'altra parte basta che faccio questo e vado a fare l'altra parte. Quindi adesso prendo ancora un po' di questo e vedete che sta venendo fuori la porta. A questo punto direi che abbiamo 3 colorazioni diverse, non andiamo proprio a farle completamente diverse nel dry brush, cioè cerchiamo di utilizzare più o meno gli stessi marroni, nonostante siano diversi in base, in modo tale che bene o male poi da lontano le differenze fra i legni non siano devastanti, ok? Questo è un consiglio. Fate come volete, per quanto mi riguarda, se voi volete per fantasia fare i legni rosa, potete farli rosa. L'idea è quella, diciamo, a livello di coerenza, quando guardate tutto il tavolo, e abbiamo sempre seguito questa cosa finora, almeno se avete fatto quello che ho fatto io, diciamo che è molto meglio se diamo praticamente appunto una coerenza visiva a tutto. Quindi quando vado a guardare le 3 porte cerco di vedere nella saturazione del bianco 3 cose simili, mentre alla base, come vedete, abbiamo 3 colorazioni diverse, una molto chiara, una media e una molto scura, ok? Adesso queste le lascio qui, così le lasciamo asciugare, e nel frattempo noi ci occupiamo di altre cose, perché qui ho un po' di oggettini interessanti. Per esempio ci sono gli angoli, che a questo punto avranno bisogno del metallo qui, e poi potremo fare tranquillamente vari effetti moss eccetera eccetera nelle parti, diciamo, nelle parti interne. Poi abbiamo per esempio tutte le cornici, che bisogna decidere se vogliamo mettere per esempio qualcosa o se lasciarle completamente così a cornice. Forse vi dirò la verità, non è male lasciarla a cornice, visto che questa è la parte esterna e poi ci sono i corridoi sono già ben lavorati, hanno le loro macchie di sangue eccetera, e forse tenere la cornice grigia dà un po' quell'idea appunto di cornice quando lo vedete tutto il tavolo. Quindi credo che le cornici le lascerò così, anche sono molto tentato a buttare qualche schizzo di sangue qua e là, e alla fine mi sa che lo farò. Però insomma, diciamo che forse la cosa migliore in questo momento è dipingere tutto, specialmente la cornice, rimontare il tavolo che abbiamo già dipinto, mettere la cornice intorno e dargli un'occhiata, e capiamo subito se stacca troppo o se vogliamo fare altro. Allora a questo punto diciamo che ho ancora tante porte da fare, e ovviamente non vi annoierò
con questa cosa, le faremo dopo, e poi vediamo un pochino. Qua ci sono delle murette a cui faremo degli effetti dopo. Ecco, qui c'è un passaggio segreto che può essere molto interessante. Vediamo un pochino, ecco, si era leggermente incastrato, diciamo, con il prime e la, diciamo, decorazione, però vedete, questo è proprio un passaggio segreto che ovviamente è attaccato sotto con l'infilamento e poi ha le sue diciamo calamite, e quindi quello che ci interessa ora su questo è dipingere la maniglia e il metallo sotto. Quindi questi sono tutti particolari che faremo, diciamo, tra poco con, diciamo, i metalli, e useremo i metalli nuovi, quelli di Army Painter. E qui invece vedete abbiamo un altro pezzo che voglio fare sempre con Army Painter. Poi, visto che li abbiamo provati tutti, proviamo un'altra colorazione per le porte. Questa è un hardened leather, quindi sarebbe, diciamo, una porta molto scura, e infatti vedete che è praticamente un marrone rosso, ok, con connotazioni rosse, molto molto forte. E i contrast secondo me lavorano molto bene. Hanno una cosa che non adoro, che è il fatto di essere un po' lucidi sul finale, ma questa cosa qui ovviamente in questo caso si ovvierà, scusatemi il gioco di parole ridondante, si ovvierà comunque con la, diciamo, il dry brush sopra. Quindi in questo caso andiamo a lavorare, diciamo, il legno asciutto dopo con un dry brush chiaro, e quello andrà a satinare, se non addirittura opacizzare, diciamo, il nostro contrast, che nel frattempo vedete si comporta veramente bene e dà a questa porta una quarta colorazione rossiccia che è proprio carina. Guardate, adesso andiamo a prenderci un po' di colore qui nei recessi dove ce n'è troppo, andiamo ad aprire la nostra porta e lo mettiamo sul lato, ecco qua. Semplice semplice, mi raccomando, questa è una parte che non deve venire male, perché non si deve vedere tutta questa differenza con la colorazione del tavolo stesso, perché ormai fatto 30 fate 31 e dedicatevi un po' col vostro tempo, insomma, anche a questa parte qui. Però sapete che sono talmente tanti pezzi che un minimo possiamo anche andare più veloci, e l'importante, insomma, è non vedere tutta questa differenza dal tavolo poi, perché altrimenti, insomma, non sarebbe carino, no? Quindi cercate di essere abbastanza, curare abbastanza, ma non diventare matti, ok? Allora, qui abbiamo messo ancora un po' di roba sugli stipiti, perfetto. È un po' più difficile raggiungerlo, in realtà raggiungerlo no, ma vederlo mentre si dipinge, perché qui c'è questo muro davanti, questi sono gli angoli, diciamo, le porte d'angolo. Ok, anche questa è fatta, direi che possiamo tenerla qui, e abbiamo una quarta colorazione. Direi che questo hardened leather si è comprato veramente bene, visto che ce l'ho qui lo vado a mettere anche sulla prossima, perché giustamente lo levo più velocemente dalla wet palette, anche se in questo caso non si chiama wet, ma ci siamo capiti, insomma è la palette. Quindi per non lasciarla sporca troppo, dopo andrò a asciugare il finale con un po' di acqua e un po' di pezzo di carta, e abbiamo pulito, diciamo, la nostra tavolozza. Allora, qui c'è questo pezzettino qua, perfetto. Vedete che è proprio semplice, veloce, e fa tutto il colore, no? Perché va dentro nei recessi, fa questa sorta di ombra nei recessi, e poi resta invece in luce il resto. Andiamo a fare la parte laterale e poi andiamo a mettere il finale, questa parte qua. Ragazzi, io finisco di decorare le porte, così poi ci sbizzarriamo un pochino con i metalli, e ci vediamo quindi fra poco. Allora, mentre le porte si asciugano, andiamo finalmente a provare i nuovi metalli di Army Painter Warpaints, e quindi partiamo dal Rogue Iron, che è eccezionale. Lo metto direttamente qui, mi servirà un po' di Rogue Iron perché voglio fare tutte le sbarre, e mi farà da base praticamente ruggine. Uso lo stesso pennello, non vado a fare tanti fronzoli, l'acqua la metto direttamente nel pennello, e quindi, ragazzi, easy, non occorre che usate la wet palette per fare questa cosa, perché tanto verrà tutto ricoperto o dagli effetti ruggine o da magari un dry brush con un plate, e quindi vediamo, insomma, come fare a rendere questo metallo. Intanto andiamo a vedere che effetto fa
messo così, e devo dire la verità, subito dà l'idea di essere, diciamo, un metallo piuttosto scuro, arrugginito, e una volta asciutto vediamo l'effetto finale che fa. Si stende molto bene. Ho messo l'acqua solo sul pennello, l'ho lasciata lì e quindi mi ha avvantaggiato, diciamo, sulla stesura, ma diciamo che veramente si stende bene. Ora vado a fare l'interno delle sbarre e vedete che in un attimo abbiamo dipinto il nostro, diciamo, la nostra inferriata. Andiamo a fare l'altra, e questa quindi è un'altra tipo di decorazione che poi vi faccio vedere come finire. In realtà nello speciale di Halloween avevo già fatto qualcosa del genere, ma ripetuta Juvent va benissimo, quindi andiamo a ripetere che diciamo, non guasta, e il latino tradotto dice che giova, quindi ripetere le cose giova sempre, quindi andate via tranquilli. Guardatevi pure, magari vi fa un po' di compagnia il video mentre dipingete anche voi, ogni tanto magari ripeto qualcosa che vi può tornare utile. Ok ragazzi, allora questa è fatta, ora non facciamo altro che aspettare che si asciughi e poi andiamo a fare il resto degli effetti. Quindi questa è una inferriata, diciamo che va bene così. Vediamo cosa abbiamo qua. Scusate sempre la gola, e niente, oggi diciamo che la gola mi sta rompendo un po' le scatole. Allora guardate, questa addirittura ha dei pezzi di filamento che sono rimasti, sembravano quasi ragnatele. Ovviamente se le vado a dipingere di metallo non sembrano più ragnatele, però vediamo cosa ci possiamo fare. Magari potrebbero essere dei pezzi di metallo smerigliati, ci possono essere varie cose, insomma, che possono assomigliare a qualcosa di verosimile se andiamo poi a dry brusharlo. Quindi vedremo poi cosa fare. Allora ricordatevi che dovete fare anche l'interno delle sbarre, non solo le parti esterne, ma anche sotto e sopra a livello proprio di interno, e poi andate dietro a terminare con le pennellate. Cercate di non toccare troppo le parti ovviamente che devono restare mattone, e quindi pietra in questo caso. Giratevi se vi serve la miniatura come sempre per non far andare il pennello dove non volete. Infatti ora adesso lì vado a girarla in questo modo, e per non rischiare vado a dipingerla da questo lato, così la punta va dove voglio io. Ve lo ripeterò sempre, questa è una filastrocca che ripeterò veramente sempre. Allora vedete qua per esempio l'avevo tralasciato, quindi vado a dipingere queste parti interne e ci siamo. Adesso quest'altro pezzo, e qui i passaggi che voglio fare sono Rogue Iron, plate metal, non vado sul gun, vado direttamente sul plate con un dry brush dopo, quindi faccio 2 passaggi di colore e poi sopra faccio grandi passaggi di ruggine, perciò le inferriate risulteranno praticamente quasi tutte arrugginite. Vediamo se magari qualcuna per variare conviene lasciarla non arrugginita, come se l'avessero cambiata da poco. Calcolate che stiamo parlando di dungeon che in teoria una volta fatti non vanno a cambiare le sbarre, salvo che i prigionieri non scappino dal dungeon, quindi dal tipo di magari stanza che magari è una prigione. Allora a quel punto rinforzano, ma altrimenti non penso che andassero a cambiare granché le inferriate. Quindi trovare quelle nuove quando se ne sono altre arrugginite penso che sia piuttosto difficile. Comunque questa è una questione di lore, di background, giusto per essere precisi. Ovviamente fate tutto ciò che volete e che la vostra fantasia vi dice di fare, perché quella vince sempre. Alla fine, se vi piace, avete vinto. Allora, fatta anche questa, diciamo che il risultato che vedete è un metallo piuttosto marroncino. Andiamo a fare adesso questo, che come vedete è proprio una specie di candelabro alla base, no? Andiamo a metterlo nelle zone prima frontali, anche se non sono troppo preciso, perché tanto qui non sbavo, e poi vado a fare con calma, se serve anche con un pennello un po' più piccolo. Però dopo diciamo che quando andiamo a mettere pigmenti, quando andiamo a mettere la ruggine e tutto il resto, facilmente si camuffano le piccole sbordature se restano piccole, ecco, quindi state tranquilli. Ecco qua. Allora, vedete che questo metallo è molto acceso in realtà, me l'aspettavo più scuro, è proprio un metallo piuttosto acceso, devo dire la verità.
E poi ovviamente vedremo cosa succede quando viene coperto, però sembra non proprio solo un metallo, ma potrebbe sembrare qualcosa che va verso il rame scuro, anche se non esiste ovviamente, quindi è ovvio che l'hanno chiamato in questo modo, giustamente perché non esiste un metallo, cioè un rame così scuro, quindi simula le ombre forse di un bronzo, sicuramente va bene per la ruggine come base. Allora vediamo qua il gancio, ecco, vedi qui, questo è un quadrato, quindi prima ci facciamo il quadrato e poi andiamo sereni a fare tutto il resto, così sappiamo che non stiamo sbordando. Ok, ecco qui questo pezzo qui. Scusatemi che ogni tanto controllo se la telecamera è a fuoco, se state vedendo bene quello che faccio, ma diciamo che è abbastanza semplice per ora, non c'è grande lavorazione in questo momento, le basi sono sempre un po' così, no? E poi questa parte qui che andiamo a beccare da qua, dalla base, andiamo qui e qui al lato, sopra. Ovviamente qui ci vorrà grande pazienza perché sono veramente tanti pezzi. Qualcuno di voi credo che abbia già finito tutta la decorazione del tavolo. Io sono andato avanti un po' più lento anche per esigenze, diciamo, di programma, perché giustamente avevo altre cose da fare e quindi sono andato un po' più piano, però avevo una voglia pazzesca di fare questa puntata proprio perché vorrei vederlo finito e non è facilissimo. Allora, qui abbiamo altri due, guardate, altri due catenacci, quindi parti interne e poi andiamo fuori. Ecco qui. E voilà, questa parte qua. Ecco, e anche questa. Voilà, direi che anche qui abbiamo trovato la giusta connotazione. Ci manca l'ultimo pezzo, anche questo sicuramente da fare in metallo con la leva, che potremmo poi magari fare in un altro colore, che può essere un marroncino, tipo una leva insomma di legno, però sapete in realtà potrebbe essere di metallo la leva, visto che deve azionare un ingranaggio di metallo, difficile che usino il legno, quindi intanto una base marrone così non ce la leva nessuno. Poi dopo vediamo che cosa salta fuori, possiamo sempre andare nel dettaglio con un pennellino più piccolo dopo e via. Ed ecco qua finita anche la maniglia. Questo è il passaggio segreto, quindi insomma ci prendiamo cura della maniglia e della parte bassa, che come vedete ha le borchie e quindi è un metallo. Andiamo via dritti qua senza tanta paura di sbagliare, tanto c'è il solco, vedete, e anche qua lasciate che il pennello si lasci guidare all'interno, diciamo, del solco, in modo tale che si riesca a fare bene. A posto, direi. Quindi diamo una ricontrollata a tutti i punti, diciamo che ci sono, sì, basta, direi che abbiamo più o meno fatto tutto quello che dovevamo fare. Adesso non ci resta che divertirci un po' con le parti, diciamo, le medie, quindi i dry brush non appena asciutto, sia dei metalli che delle porte, che ancora in realtà si stanno asciugando. A tra poco. Mentre sto aspettando che asciughi, sto ragionando, guardando il plate mail che avevo messo sul tovagliolo di carta, che qui per esempio potrei andare a fare dei colpi di metallo in questo modo qua, perché tanto poi andremo ad arrugginirlo, lasciamo sotto qualcosa, e perché se vado ora a fare qui il dry brush e basta, vado a sporcare di nuovo il legno, mentre se faccio in questo modo qua, come vedete, sto dando praticamente molta luce al metallo, lascio qualcosa sotto
che simuli appunto la parte metallica arrugginita, che tanto poi dopo andremo a trattare con i vari effect e tornerà a sembrare un metallo arrugginito. Quindi diciamo che se avete un po' di fretta e non volete aspettare, questa è una buona cosa che si può fare per mangiare, diciamo, il tempo mentre si asciuga il resto. Ovviamente qui ancora il contrast non è tutto asciutto, quindi insomma sapete che scelta vostra, fate un po' d'attenzione, vedete, però effettivamente in questo modo qua avete già una base di metallo che poi andrete ad arrugginire, quindi non c'è nessun problema. Ovvio che poi il dry brush marrone dovete stare attenti, perché sennò andate a sua volta a sporcare il metallo, ma fra i due meglio che il metallo si sporchi di un dry brush polveroso e marrone, che poi tanto poi si corregge, piuttosto che il, diciamo, legno vada a contaminarsi con il metallo, perché in quel caso lì non tornerebbe. Quindi diciamo che questa è un'operazione che potete fare tranquillamente. Detto questo, insomma, guardate, faccio questa porta qui per farvela vedere, una base così un po' metallica, eccola qui. C'è veramente ancora un bel po' di contrast qui che è e deve asciugarsi, quindi ci devo stare attento, non posso esagerare. Vedete che vado a beccare il metallo e a far risaltare queste parti. Ovviamente qui, se volete sbizzarrirvi, ci sono queste borchie, guardate, 1, 2, 3, 4 e 5 borchie, ce ne sono altre 2 o 3 in mezzo, le sfiorate in modo tale che non toccate il legno e gli date un colpo di luce metallica alle borchie. È una rottura di scatole sicuramente, però guardate che scena che fa in un attimo. Io ho visto veramente tanti lasciare le porte semplicemente con un contrast o un dry brush veloce. Già questo secondo me è un upgrade rispetto a quello che si potrebbe fare per renderle giocabili subito e lasciarle lì, no? Però insomma, guardate, è molto carino l'effetto finale. Ripeto, avete fatto 30 con quel tavolo, fate 31, perché guardate che roba che viene fuori. Sembra già finita così, cioè si potrebbe effettivamente a ogni porta lasciare così, ma ormai una volta che avete il pennello e il dry brush in mano vedete che è facile. Secondo me, cosa migliore di tutte, mettetevi lì con tutte le porte, fate tutti i contrast, così si asciuga il primo quando arrivate all'ultimo e via così. Lavorate in catena di montaggio in modo tale che sia più facile, ok? Intanto io vado avanti con le porte mentre appunto si asciugano e poi torniamo a fare il metallo arrugginito qui. Ecco ragazzi, allora ho finito nel frattempo di dare i metalli alle porte, che vedete dentro e fuori risultano in questo modo qua. Certe ovviamente risaltano di più perché il marrone è più scuro, altre un po' meno, però vedete che l'effetto è già, diciamo, carino, nel senso che stacca rispetto al legno, no? E dobbiamo ancora iniziare a fare i dry brush e tutti gli effetti sul metallo, quindi è solamente proprio una base che ci siamo dati. Ora prendiamo un pennello piuttosto piccolo dry brush e andiamo a fare il dry brush praticamente velocissimo sulle inferiate, quindi qui passate via veloce raga, veramente guardate, una roba velocissima, perché tanto poi questa parte qui andremo a lavorarla con la ruggine e quindi date semplicemente un po' di luce, diciamo, alle inferiate, ma non senza andare dappertutto, tra le altre, così lasciate, vedete vicino agli angoli, lasciate un po' di metallo, e di quello scudo intendo, e veramente rapidi, e il pennello non occorre neanche che sia totalmente asciutto come volete voi, insomma, ma è abbastanza rapida la cosa, vedete, proprio veloce, dentro, fuori, e così ci siamo levati veramente di dosso un problema in poco, che però ci dà una grande sensazione di metallo quando poi lo andiamo a lavorare praticamente con gli effetti tipo appunto la ruggine, ok? Quindi questo per esempio è venuto più luminoso, qualcuno più un po' meno, non vi preoccupate, guardate qui velocissimi, prima da un lato e poi dall'altro lato, quindi rapidi, andiamo via tranquilli, che tanto poi sarà l'effetto ruggine a fare il suo, e quindi anche qui velocissimo,
lascio un pochino sempre di marrone sotto, vado a illuminare le parti in eccesso, vedete qua per esempio, e non vado a toccare troppo quelle in diciamo incave, ok? E qua abbiamo già praticamente fatto tutto. Guardate, qui do una passata qui sopra, veloce veloce, in modo tale che abbia un po' di luce e risalti questa luce dopo, quando andremo a fare ovviamente la ruggine, perché la ruggine copre tantissimo e allora ogni tanto qualche botta luminosa che viene fuori in trasparenza sarà utile. Ma avete visto, ho già fatto, mentre chiacchieravamo, già fatto tutto, quindi ovviamente anche questa, fatti 1 2 3 4 5 pezzi veramente in rapidità, e le porte poco di più, quindi in realtà ho fatto 6 porte in poco tempo, 2 4 6 7 addirittura. Quindi ragazzi, adesso non ci resta che aspettare veramente che si asciughi tutto e cominciare a passare il nostro mitico Rust. Useremo il Rust e il Moss, sono due effetti che secondo me non potete fare a meno di avere a casa. Questi sono veramente due effetti bomba, e perché sono definitivi rispetto a qualsiasi altra cosa abbia visto, qualsiasi altro diciamo effect. Qui siamo a un livello veramente spaziale, quindi mi raccomando, questi due cercateli, procurateveli. Se non li trovate, ce l'ha per esempio Artis Opus in vendita, è l'unico sito che conosco attualmente, forse anche a questo punto la Element, sempre in Inghilterra. Li pagherete un po', ma ne vale la pena, da provare a vedere anche su Amazon, e se in Italia qualcuno li ha procurati dirò anche a Gigi di Ars Manufactoria di vedere se si riesce ad importarli, perché sono veramente colori che devono essere sul tavolo di ogni hobbista in questo momento, che sono veramente spaziali. A tra poco. Allora ragazzi, cominciamo con il Rust, mi raccomando mescolatelo bene, e sapete che anche quello all'interno del tappo da riprendere, così che abbiate insomma un po' di colore. Qui adesso il colore ne ho messo un bel po' e vado a stenderlo con calma sulla porta. Andate nelle parti esterne tranquilli sopra, non vi preoccupate, questo è un colore ad acqua, cercate di non toccare troppo il metallo il legno sotto. Sapete che comunque anche il legno, quando c'è il metallo intorno, tende a colorarsi di ruggine, quindi la ruggine un pochino cammina in giro, non perché va oltre il metallo, la ruggine sta sul metallo, però diciamo che si vede a volte che si sporca il legno, le inferriate, queste cose qua, quindi diciamo che si può anche leggermente andare a sporcare. Quando avete finito, l'effetto pian pianino viene fuori da sé, quindi non vi preoccupate di nulla. Il Rust è eccezionale, fa tutto il suo mestiere da solo. Se andate in questo modo a ripassare sopra, lui dovrebbe fare proprio un po' di diciamo rinforzo, e va a mescolare. Quindi qui vado a metterlo, vedete, abbondante, dove si vedrà il cardine che poi arrugginisce, e poi vado a metterlo qui c'è ancora un po' di contrast che è ancora un po' bagnato, però vedete che tra poco, in un attimo, abbiamo fatto la porta. Quindi sciacquo, perché qui veramente ragazzi si secca sul pennello, quindi ogni volta che fate una porta velocissimi andate proprio a seccare subito. Bisognerà fare anche quei pallini dopo, magari prendiamo un pennello un po' più piccolo, perché sennò si rischia veramente di fare troppo allone arancione intorno ai chiodi. E vediamo un pochino, quando è asciutto, che effetto fa e se ci piacciono le porte in questo modo qua. E ovviamente, se vogliamo, possiamo fare delle wash, e adesso avete visto non ho fatto il dry brush, perché effettivamente con certe colorazioni sembrerebbe quasi che le porte fossero già abbastanza pronte. Quindi vediamo un po' che effetto fa il Rust, che è sempre spaziale e riesce a camuffare molte cose, e vediamo se a questo punto poi conviene fare un leggero dry brush in certe zone. Se non lo facciamo, andiamo magari a fare delle wash nelle parti interne
delle porte per vedere se riusciamo a dare un po' di movimento, diciamo, alla porta. Vedete che di qua è abbastanza veloce, rapido rapido, cerchiamo di sfiorare in modo tale che il Rust se ne vada in giro da solo. Ok, vedete che non sto lì proprio a badare troppissimo a tutta la situazione, ok? E lasciamo asciugare e avanti, pulite il pennello ogni volta, risciacquate, rimettete il pennello sul vostro tovagliolo e ripartite con il Rust. Adesso io qua ne ho preso abbastanza, vado avanti con le porte, ci vediamo tra poco. Fatte le porte, ragazzi, facciamo sempre la stessa cosa, quindi con il Rust anche su queste, diciamo, diversi tasselli che avevamo preparato prima. Vedete che ci vado giù abbastanza pesante qui, perché poi il Rust va nei recessi, fa il suo mestiere, e quindi io faccio in modo che nei recessi rimanga più scuro e quindi viene fuori un arancione piuttosto scuretto, e nelle parti esterne ci sarà invece un po' questo arancione chiaro che sarà l'effetto ruggine proprio, no? Quindi praticamente, come vedete, lascio pure che vada lui da solo un po' nei recessi quando dipingo, guardate, ecco, e quando è praticamente completamente finito il mestiere, qui dovremo avere un bel effetto anche qua, perché il metallo qui l'abbiamo lasciato, diciamo, abbastanza illuminato dal discorso del massimo doppio dry brush, quindi Rogue Iron e Warpaints, vi ricordo, quindi in questo caso Fanatic, e poi abbiamo usato il plate mail metal, e quindi anche qui vedete non per forza dappertutto la ruggine, chiaramente andate a metterla dove vi interessa, chiaramente in certi punti ci sarà, in alcuni no, voi andate proprio a spalmarla in questo modo qua, anche piuttosto rapidi. Più ne mettete, più sapete che sarà questo effetto arancione, no? Ovviamente in questo caso, non so se tutti avete seguito gli altri tutorial con il Rust, perché lo uso spesso, la sovrapposizione, cioè quando è asciutto ne mettete ancora, crea appunto sfumature diverse, quindi è fantastico anche in quel caso lì. È veramente un colore, qui sono colori fatti per gli effetti speciali nel cinema, che poi hanno deciso di rendere più in piccino perché si sono resi conto che avevano un mercato, ma sostanzialmente nascono proprio per il cinema, non per l'hobby, le miniature, quindi sono molto professionali e fatti apposta per i trucchi cinematografici. Allora, ecco qua che andiamo a finire di coprire di ruggine la nostra seconda grata, e vedete, questi quando si asciugano diventano proprio tutti arancioni. Secondo me, da quello che sto vedendo, servirà un dry brush metallico leggero sul sulle parti metalliche proprio del tavolo, quindi le porte per esempio sugli stipiti diventeranno talmente arancioni probabilmente che andrà un po' a morire l'effetto metallo. Io per come sono fatto so che tornerò sopra ogni porta a fare un leggero dry brush giusto per far risaltare di nuovo un pochino il metallo. Ecco qui, guardate, qui sta venendo bene, anche qui per esempio dopo con un leggero dry brush date due colpi alla superficie e ai chiodi e viene fuori veramente bene. Ora sto asciugando anzi lavando il pennello, lo asciugo e vado in giro a vedere se riesco già a farvi vedere qualche effetto. Per esempio questa porta, che è la prima che ho fatto, vedete che stacca molto bene, perché questo legno è fantastico con questo tipo di porta e con questo tipo soprattutto di colorazione della ruggine. Mi sembra che stia venendo bene, non è ancora asciutto, quindi ancora ci vorrà un pochino. Ci sono poi questi che sono quelli che hanno, diciamo, più colore simile, e quindi qui un dry brush un po' più forte di metallo ci andrà a far staccare di nuovo la miniatura. Anche qui quindi, come vedete, per ora sta un po' morendo, no? Poi chiaramente qui si secca, diventa ancora più arancione e quindi si vedrà un po' di più. Vedete qua però che stacca meglio, e poi ovviamente su queste scure stacca ancora meglio, anche se dipende ovviamente da quanto ne avete messo, perché con una mano viene così, con più mani diventa ancora più diciamo
scuro. Ovviamente non è asciutta ancora, quindi ancora non vedete quell'effetto arancione che fa proprio ruggine, e se volete ci sono altri effetti, la stessa Warpaints per esempio, tappo verde in questo caso vi ricordo, che hanno appunto, ci sono proprio la ruggine eccetera eccetera, quindi si può andare a fare ancora di più. Il moss invece, che è praticamente il muschio, andremo a metterlo in certe zone della per esempio delle mura, no? Quindi prendiamo una parte che ci interessa senza esagerare troppo, vedete, e andiamo a mettere il muschio. Sapete che il muschio generalmente cresce più al nord, però insomma qui siamo all'interno di un dungeon, quindi dovrebbe essere abbastanza umido un po' dappertutto. Mi raccomando, andate appunto a scegliervi dei punti che sono comunque plausibili e verosimili. Sapete che il muschio soprattutto cresce nelle parti interne, ok? Quindi all'interno dei mattoni, non state troppo sopra, non lavatele come se fossero lavature. Vedete che deve venire fuori questa cosa qua, quando si rapprende fa l'effetto proprio muschio, ok? Non ne metto troppissimo perché siamo all'interno di un dungeon. Quello che mi interessava era solamente dare l'idea che appunto ci possa essere del muschio nei lati più in ombra del dungeon, ma non vado a fare più di così, ok? Quindi rapidi anche qui, cercate di essere rapidi soprattutto perché altrimenti non vi passa più, cioè veramente diventa un lavorone gigantesco, e fate in modo che ci sia insomma un po' di movimento nelle vostre miniature. Vedete qua per esempio si può fare così e basta, non andate a esagerare troppo con l'effetto muschio. Ricordatevi che siete all'interno, quindi per esempio queste parti qui si può fare un po' di robetta qui interna, perché si presume che sia più spesso chiuso, quindi le parti in ombra le potete muschiare, diciamo, ok? Le parti in alto magari un po' meno, e non esagerate. Ci può essere del muschio persino sulla porta, e il legno col verde va benissimo, quindi potete fare anche qualcosa del genere, magari qualche porta, fate in modo che il muschio sia un po' più proprio frequente, e voilà. Io ragazzi adesso finisco con il moss e andiamo a vedere che altri interventi fare per eventualmente le nostre decorazioni del tavolo. Ci vediamo fra poco. Allora direi che per concludere andiamo a fare un po' di dry brush leggero per vedere se riusciamo a far risaltare di nuovo queste porte. Quindi vedete che vado proprio a sfiorare le parti in superficie in modo tale che un pochino vada a risaltare, ok? Così stacca e non devo fare altro, semplicemente proprio passo sopra e sfioro e il resto fa da sé. Vedete, vado leggero così non tocco il legno sotto, facile e passate alla prossima porta. Vedete, dovete fare in modo che questo tipo di proprio arancione vada a discostarsi dal marrone che è sotto, e quindi lo staccate in questo modo. Quando sarà asciutto lo stipite, adesso vedete che è un po' bagnato ancora, andrò anche a fare lo stipite. Muovetevele un po', le miniature, le porte apritele, chiudetele, giratele un pochino per capire come sta andando. Adesso io sto facendo quasi stippling in questo caso. Voilà. Qui serve proprio, vedete qua sopra. Ok. Non molto di più e lasciamo che il resto venga da sé, ok? Quindi questa è fatta, andiamo avanti così. Ovviamente questa cosa la andate a fare anche con queste parti qua, quindi andate a prendervi le parti qui più in luce e andate a colpirle in modo tale che gli angoli, gli spigoli risultino di nuovo un po' illuminati. Non esagerate, qui andiamo veramente piano in modo tale che rimanga più ruggine che altro, però vedete che fa un po' il suo effetto, e quando sarà completamente asciutto avremo appunto l'effetto arancione della ruggine più questo. Quindi andiamo semplicemente a finire questa cosa. Ragazzi, io adesso
direi che non devo farvi vedere altro di particolare perché veramente c'è tutto. Se volete, ripeto, altri passaggi li potete fare, tra cui per esempio andare, come vi dicevo, a mettere un po' di wash nelle parti sotto, scusatemi che non mi vedevate, nelle parti sotto, quindi le parti qua sotto, andare appunto a vedere un pochino se è il caso di far risaltare un po' con delle wash marrone molto scuro in questo caso, e non esagerate con, appunto, ripeto, il dry brush perché deve risultare insomma arrugginito. Poi ovviamente per la mia visione della cosa, vedi qua passo proprio poco e diamo quest'idea che ci sia insomma un po' di passaggio anche di mani che toccano, vedete questa parte qui un po' più in chiaro e voilà, ma poco, veramente poco. Qua non ho fatto praticamente nulla, quindi posso ripassare sopra così. Poi qui vedete che proprio in certi punti va a morire, ma io vado a far risaltare quella parte alta, ma niente di più. Guardate quanto ci metto, veramente poco, no? Qui è uscito fuori un po' più di colore sul pennello, poco importa, va benissimo. E mi raccomando, senza esagerare come sempre, un po' di spazi, controllate, se vedete che c'è un bel po' di effetto ruggine magari non andate proprio a eliminarlo e basta, niente di più di così. Ok, ci siamo quasi ragazzi, direi che per questa puntata più o meno ci siamo, non serve dire altro. Lascerei un bel recap a Goblin così si diverte a chiacchierare un po' con voi e mi raccomando continuate, mandatemi le foto su Instagram, mi raccomando iscrivetevi al canale perché veramente stiamo crescendo in maniera velocissima. Adesso è il momento di spingere un po' sull'acceleratore. Se seguite il canale vi prego di premere sul tasto iscriviti e magari se volete poi anche la campanellina, ma quello è un in più. L'iscrizione fa tantissimo perché veramente l'algoritmo di YouTube spinge diciamo i canali che vengono più frequentati, quindi in questo caso mi date una mano molto forte a continuare a creare contenuti per voi ragazzi. Dunque basta così, direi che ci vediamo alla prossima puntata, vediamo come andare avanti, vi farò sicuramente vedere anche il risultato del tabellone già un po' montato e io vado avanti a dipingere come un matto, così finalmente abbiamo il tavolozzo pronto. Mandatemi di nuovo, vi ripeto, foto su Instagram dei vostri tavoli, delle vostre opere e ci vediamo la prossima puntata. Ciao. Allora, com'è andata questa volta? Allora, abbiamo tantissime cose da fare e quindi adesso io e Francesco, mentre voi curate questa puntata, andiamo avanti a fare il dry brush di tutti gli altri pezzi e poi andiamo avanti a decorarli. Così vediamo quando arriviamo alla fine di questo meraviglioso tavolo e iniziamo il nostro format più importante, HeroQuest Caffè. Alla prossima puntata. Ciao!